alcune richieste che mi sono state fatte. Ho chiesto se si preferiva un articolo scritto oppure un video e moltissimi, anche scrivendomi in privato, mi hanno detto no, fai un video, allora facciamo un brevissimo video sul Galateo. Galateo è molto antica. Il nome Galateo deriva dal nome del vescovo di Aquino Galeazzo Florimonte. Infatti la parola Galateo altro non è se non la trasposizione in latino del nome Galeazzo. Galeazzo Florimonte nasce in Campania nel 1484 e compie la sua carriera ecclesiastica sotto Paolo III e Giulio III. Fu però Giovanni della Casa, viveur e poi paradossalmente arcivescovo, a immortalare la memoria all'interno della sua opera che si intitola appunto Galateo e che a Galeazzo Florimonte viene per l'appunto dedicata. Il Galateo viene scritto poco prima della morte di Monsignor Giovanni della Casa e verrà poi pubblicato postumo nel 1558. Sarà immediatamente un bestseller, come si direbbe oggi, un libro di grandissima diffusione, di grandissimo successo, che nasce proprio dall'esperienza di lifestyle, di vita mondana e di moda che paradossalmente, perché era un arcivescovo, anche Monsignor Giovanni della Casa, aveva pensato, e che quando lui vive a Venezia, il suo palazzo risulta particolarmente famoso proprio per l'organizzazione degli eventi, le feste e le occasioni assolutamente mondane. Il Galateo è un testo dedicato al saper vivere calato nel panorama rinascimentale. Alcuni elementi sono ancora ampiamente validi, soprattutto i motivi ispiratori del Galateo sono ancora ampiamente validi, come adesso vedremo. Altri elementi non lo sono più, non solo perché è cambiata un'epoca, sono cambiati gli usi e i costumi, ma anche perché alcune regole che era necessario sottolineare nel periodo tardo rinascimentale adesso si sono ampiamente impresse nello stile di vita quotidiano. Pensate che la forchetta venne introdotta nel 1003 da Bisanzio e fu ampiamente ostacolata dalla Chiesa, e addirittura Pier Damiani, che è dottore della Chiesa, si compiacque della morte della moglie di Michele VII perché usava le forchette che nella loro forma rappresentavano il forcone del demonio, quindi non potevano che essere degli oggetti fondamentalmente demoniaci. Ciò che ispira il Galateo è un insieme di norme e di regole fatte per garantire dei buoni comportamenti che a loro volta garantiscono un piacevole stare insieme. Le norme del Galateo tendono a frenare gli istinti scomposti e l'egoismo e in realtà valorizzano l'umiltà e il valore antichissimo della ospitalità. Non a caso il secondo capitolo del Galateo si intitola proprio "Le azioni non devono essere fatte seguendo i propri capricci, ma devono essere fatte per il piacere di coloro che sono in nostra compagnia". Il Galateo si ispira complessivamente a dei valori di tipo cavalleresco, quali la lealtà, la nobiltà d'animo, l'armonia e l'equilibrio interiore. Anche l'estetica nel Galateo è sempre associata a qualcosa di non smodato, qualcosa di moderato, qualcosa di equilibrato, come segno appunto di questa grande quiete interiore, e quindi si tratta in qualche modo di elementi che a mio avviso sono ancora apprezzabili nell'era contemporanea. Diverse sono tuttavia anche alcune regole del Galateo che sono poco note anche oggi, e soprattutto è poco nota l'origine di queste regole o di alcune di queste regole, però spesso fanno veramente la differenza, una differenza che risiede fondamentalmente nella consapevolezza, perché la cifra del Galateo risiede nella capacità di creare persone che sono a loro agio ovunque, sono in grado di mettere chiunque sia con loro a loro agio, indipendentemente da dove si trovano, dal momento della giornata e dalle condizioni anche personali in cui si trovano. Il Galateo in questo senso ci insegna che la vera differenza fra chi è schiavo e chi è libero consiste proprio nella consapevolezza. Perciò per il Galateo non è importante tanto ciò che si fa, fosse mangiarsi un panino in osteria o partecipare a una cena di gala seguendo tutto il protocollo, non è importante questo, è importante la consapevolezza
con cui si fa qualche cosa. E è importante, per essere gentiluomini o gentildonne, essere in grado di vivere in tutti gli ambienti senza mai sentirsi, come dicevo precedentemente, a disagio e senza mai mettere in imbarazzo le altre persone. Non essere mai fuori luogo, secondo l'insegnamento del Galateo, consiste proprio nel non abbandonarsi mai a vestire una maschera, dettata appunto dall'ignoranza. Perciò, per il vero Galateo, tanto una persona che non è in grado di fare altro se non fare una gara di rutti con gli amici è fuori luogo, tanto quanto una persona che non è in grado di andarsene in vacanza se non in un albergo a 5 stelle. Vi sono poi delle regole del Galateo che hanno un'origine storica molto affascinante, ad esempio dare la mano o tenere sempre le mani sulla tavola, anche la mano sinistra fra una portata e l'altra, deriva dal piacere di mostrare all'ospite che non si possiedono armi, che non si sta trafficando in modo losco per l'appunto sotto la tavola. Disporre il tovagliolo nella posizione giusta consente al commensale di stenderlo sul grembo senza incastrarsi, senza dare delle gomitate alle persone che sono intorno. Non dire mai piacere quando si incontra qualcuno e non augurare buon appetito sono anch'esse delle regole che sono pensate per mettere a proprio agio le persone. Io infatti non lo so se sarà effettivamente un piacere incontrarti, posso dire che sono lieto di fare la tua conoscenza, ma poi ecco che il Galateo ci insegna che è anche l'ospite che deve dimostrare di saper dare piacevolezza alla persona che apre per lui la sua casa e di non abusare dell'ospitalità che gli viene concessa. A me è capitato a volte di avere un ospite che si è proprio letteralmente lanciato sul divano e questo mi stava mettendo veramente molto in imbarazzo, e poi l'ospite ovviamente, come si usa dire, è sacro, quindi sono rimasta un po' in dubbio sul da farsi e a un certo punto mi stava distruggendo casa e quindi sono stata mio malgrado costretta a rammentargli che fa come se fosse a casa tua, insomma non dovrebbe essere preso proprio letteralmente. Ecco che allora non dire piacere, ma dire magari semplicemente lieta di fare la tua conoscenza, è un modo che il Galateo ha per ricordarci che anche all'ospite, non solo alla persona che sta ospitando, che in italiano si può chiamare ospite anche quella, ma per intenderci, anche alla persona, diciamo, che viene ospitata, spetta il compito di essere sempre gradevole per non abusare mai di quello che la persona che ospita sta dando. Anche non augurare buon appetito è una regola che nasce dalla volontà di far sentire tutti a proprio agio. Io non so se uno dei miei commensali ha un problema in quel momento, sta seguendo magari una terapia, non si sente particolarmente bene, non conosco il suo grado di appetito, perciò non mi sento di augurargli più appetito di quello che effettivamente ha. In questo modo posso essere sicura che il mio commensale si sentirà libero di mangiare ciò che vuole senza sentirsi gli occhi puntati addosso, senza essere in alcun modo giudicato. Questa tra l'altro è anche l'origine delle famose porzioncine piccole ma numerose, che quindi eventualmente si possono anche rifiutare, dei pranzi di lusso, dei pranzi importanti. Una porzione piccola può essere terminata anche da una persona che non sta molto bene, che non ha molto appetito, e eventualmente può rifiutare le altre porzioni senza essere costretta a trangugiare, a sentirsi male o a lasciare nel piatto qualcosa dando l'impressione che il cibo non è buono e che quindi insomma l'ospitalità non è stata gradita. Per ora mi fermo qua perché volevo fare un video molto piccolo, questo è pur sempre un video del Centro Studi e Ricerche CTA 102, quindi accanto ad alcune curiosità abbiamo ovviamente voluto inserire degli elementi storici. Chi volesse saperne di più ce lo faccia sapere. Un caro saluto.